Amiche e amici di Solfatara News, un grande saluto a tutti voi che ogni giorno seguite il nostro monitoraggio e che con attenzione osservate insieme a noi ciò che accade nella caldera dei Campi Flegrei. Pochi minuti senza informazioni possono fare la differenza tra capire un segnale e perderlo. Installare un nostro sismografo significa avere un controllo ancora più indipendente, continuo e preciso delle microscosse che spesso accompagnano le variazioni di pressione nel sistema idrotermale dei Campi Flegrei. Per chi desidera sostenere questo progetto di monitoraggio dal basso, abbiamo aperto una raccolta fondi su GoFundMe. Il link lo trovate nel commento fissato e anche in descrizione. È un gesto libero, ma rappresenta un passo concreto verso un'osservazione sempre più rigorosa, indipendente e trasparente di ciò che accade nella caldera. Prima di iniziare con il monitoraggio di oggi, mercoledì 11 marzo, è necessario chiarire anche un evento sismico che nelle ultime ore ha attirato molta attenzione. La scossa di magnitudo 5,9 registrata nel Mar Tirreno, a largo dell'area di Capri, con un ipocentro estremamente profondo, circa 414 km sotto la superficie. Una profondità di questo tipo racconta una storia geologica completamente diversa da quella dei Campi Flegrei. I terremoti che avvengono a centinaia di chilometri nel mantello terrestre sono legati a dinamiche profonde della litosfera e delle placche, dove la roccia subisce pressioni e trasformazioni enormi. Non si tratta quindi di un terremoto generato dal sistema vulcanico flegreo né da movimenti legati al bradisismo. Gli eventi che riguardano la caldera, infatti, avvengono quasi sempre a pochi chilometri di profondità e sono connessi alle variazioni di pressione dei fluidi e dei gas vulcanici nel sottosuolo. Questo significa che la scossa profonda nel Tirreno non ha alcuna connessione diretta con ciò che sta accadendo sotto Pozzuoli e sotto l'area della Solfatara. Tuttavia è sempre importante distinguere tra fenomeni diversi, perché solo comprendendo bene la natura dei segnali si evita di creare confusione e si mantiene un monitoraggio serio e scientificamente corretto. Detto questo, è altrettanto importante ribadire un punto fondamentale che nelle ultime settimane è stato chiarito anche dai responsabili del monitoraggio scientifico dell'area flegrea. Il bradisismo non è affatto terminato e non mostra segnali di arresto. I dati geochimici rilevati nelle fumarole indicano infatti una presenza sempre più intensa di vapori vulcanici e soprattutto livelli molto elevati di anidride carbonica, uno dei gas principali che risalgono dal sistema magmatico profondo. Quando la concentrazione di questi gas aumenta, significa che il sistema idrotermale continua a ricevere energia dal sottosuolo. In altre parole, la caldera continua a respirare, a muoversi, a liberare pressione. Il bradisismo non è soltanto il sollevamento del suolo che vediamo nei dati satellitari o nelle misure GPS. È un processo complesso che coinvolge gas, fluidi, temperature e pressioni in continuo cambiamento. Ed è proprio per osservare questi segnali che oggi siamo tornati in volo con i nostri droni. Partiamo dalla fumarola di Pisciarelli. Già dalle prime immagini dall'alto si nota immediatamente una differenza rispetto ai giorni scorsi. L'area oggi mostra un degassamento estremamente intenso. Dalla bocca principale della fumarola si osservano getti di fango molto forti, continui e turbolenti. Questo fenomeno avviene quando i gas in risalita dal sottosuolo attraversano i fluidi e i sedimenti presenti nei condotti idrotermali, generando una vera e propria ebollizione di fango e vapore. Quando questi getti diventano così violenti, significa che la pressione interna nel sistema sta spingendo con forza verso la superficie. Non è semplicemente vapore che esce dal terreno, è l'intero sistema idrotermale che scarica energia accumulata nel sottosuolo. Anche tutte le fumarole minori presenti nell'area di Pisciarelli risultano oggi molto attive. Le emissioni sono diffuse, continue e accompagnate da colonne di vapore molto dense che si espandono rapidamente nell'aria. Abbiamo effettuato la misurazione della temperatura direttamente nella fumarola principale di Pisciarelli. Il valore rilevato oggi è di 105,6 gradi centigradi. Come sempre, mostriamo a schermo il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature registrate nei giorni precedenti, uno strumento importante per capire se il sistema sta aumentando o diminuendo la propria energia termica. Successivamente ci siamo spostati nel cratere della Solfatara per osservare la fumarola Bocca Grande. Anche qui la situazione appare estremamente dinamica.
La fumarola principale oggi si presenta in forte pressione, con getti di vapore molto potenti, che salgono rapidamente formando colonne di gas vulcanico alte e compatte. Il vapore che fuoriesce è continuo e molto intenso, segno che i gas stanno risalendo dal sottosuolo con grande energia. Non è solo la bocca grande a mostrare attività. Tutte le fumarole minori del cratere, comprese quelle situate nelle zone più alte della Solfatara, oggi risultano fortemente attive. L'intero cratere appare come un sistema in piena respirazione, con emissioni diffuse che testimoniano la grande quantità di fluidi che continua a circolare sotto la caldera. Abbiamo sorvolato anche le principali pozze di fango presenti all'interno del cratere. Un dato che colpisce è che molte di queste risultano quasi completamente prosciugate. Questo fenomeno è legato alle temperature molto elevate del suolo, che continuano a mantenersi alte e che favoriscono l'evaporazione dell'acqua superficiale. Anche nella fumarola Bocca Grande abbiamo effettuato la misurazione della temperatura. Il valore registrato oggi è di 184,8 gradi centigradi. Come sempre, anche in questo caso mostriamo a schermo il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature dei giorni precedenti, così da avere una visione chiara dell'evoluzione termica del sistema. Quello che osserviamo dall'alto, giorno dopo giorno, è una caldera viva. Una struttura geologica enorme che continua a muoversi lentamente, a liberare gas, a modificare il proprio equilibrio interno. Alcuni segnali possono sembrare piccoli, quasi impercettibili se osservati per pochi minuti. Ma quando si uniscono dati termici, emissioni di gas, attività fumarolica e sollevamento del suolo, emerge un quadro molto più complesso. Ed è proprio per questo che il monitoraggio continuo è fondamentale. Ogni immagine, ogni temperatura, ogni variazione può rappresentare un tassello di un puzzle molto più grande che riguarda l'evoluzione dei campi flegrei. Noi continueremo a osservare questa caldera dall'alto, con attenzione e con rispetto, per un territorio che da migliaia di anni racconta la sua storia attraverso il respiro della Terra. Grazie a tutti voi per essere con noi ogni giorno in questo viaggio di osservazione e consapevolezza. Un grande saluto da Solfatara News. E come sempre continuiamo a monitorare la caldera. A presto!